Fare attenzione ai pedoni. Rilevato movimento del veicolo che precede. Fare attenzione ai ciclisti. Fare attenzione ai pedoni. Cioè ragazzi, io non so se riesco oggi a farvi capire effettivamente le potenzialità di questa dashcam 620 mai, cioè quello che avete visto nell'introduzione di questo video è follia, che 620 mai con questa dashcam riesce a darci. Questa dashcam mi è stata inviata dall'azienda, mi ha chiesto di fare un test, fare delle prove e creare un video. Mi ha detto semplicemente: possiamo inviartela, puoi provarla per noi, ci fai un video in cui spieghi tutte le sue funzioni? E io mi sono innamorato, perché ha delle funzioni straordinarie. Cioè questa dashcam, oltre a registrare tutto quello che accade mentre voi state guidando, con una buona risoluzione con l'HDR, insomma tutto quello che riguarda la qualità del video, ha delle funzioni di intelligenza artificiale sbalorditive. Pensate che riesce a registrare pure quando non siete in macchina, quindi con la sorveglianza notturna ma anche di giorno, in modalità di parcheggio assistito, quindi se qualcuno passa davanti alla vostra auto, si ferma per più di qualche secondo, la dashcam riconosce un potenziale pericolo di un atto vandalico, di un tentativo di furto, eccetera, e inizia a registrare inseguendo il soggetto. Nel caso in cui ci sia una buca, un arresto improvviso per un tamponamento, eccetera, il sensore G rileva questo urto improvviso e salva il file in modo che non venga cancellato, quindi perché sovrascrive e ha una memoria interna. Tra l'altro, tra tutte le altre cose, questa dashcam ha una funzione particolare, perché se durante la notte, comunque mentre la macchina è parcheggiata, qualcuno la colpisce, ha un sensore che gli permette di fare una registrazione a 360 gradi lentamente, in modo da riprendere eventualmente la targa di chi ha colpito la vostra macchina. A me è successo, ho trovato una bella botta, non saprò mai chi è stato. Se avessi avuto un prodotto tipo questo, a quest'ora saprei chi era e insomma avrei potuto chiedere un risarcimento. Quindi è davvero una dashcam che rappresenta il futuro. È una follia, come c'è scritto nella confezione, è futuro, e questa è una dashcam straordinaria. Io vi ho già recensito diverse dashcam, mi sono piaciute perché avevano delle buone qualità, funzionavano, non nego la funzionalità delle altre dashcam, ma queste funzionalità non le ho mai viste da nessuna parte. Anche il GPS integrato, cioè voi dal telefonino potete anche aggiornarla, perché ci sono diversi aggiornamenti. Infatti mi è arrivata in inglese ma già parla in italiano, perché con 2 aggiornamenti nel giro di un mese hanno prima, ovviamente con alcuni aggiornamenti, ampliato e aumentato alcuni tipi di funzioni, ma ora hanno aggiunto anche l'italiano, quindi comunicate con la dashcam in italiano. Comunicate, non comunica, perché voi riuscite a dargli anche dei comandi vocali, quindi potete dire di fotografare a destra, di registrare a sinistra, di fare un video verso di voi. Shoot left. Insomma, è davvero un prodotto straordinario, che funziona bene, che ha un'intelligenza artificiale che gli permette effettivamente di non sbagliare un colpo. Aprendo la confezione troviamo direttamente la nostra dashcam. Come potete vedere abbiamo la copertura per quanto riguarda la parte adesiva. Questo ci permette di tirarlo verso l'alto e quindi di regolare l'inclinazione in modo da poterlo far aderire in modo che punti perfettamente in avanti. Questa è la protezione della lente che avevo già rimosso, ho messo solo per farvelo vedere. I tastini per quanto riguarda l'accensione e poi quelli che ci servono a scorrere all'interno del menu. Nella parte più alta invece abbiamo questi fori che consentono la fuoriuscita dell'audio, perché all'interno c'è anche l'altoparlante. Da questa parte troviamo un'altra scatolina e all'interno troviamo un piccolo accessorio che ci permette di collegarlo alla presa accendisigari e di avere anche 2 uscite di tipo USB. Nella presa di colore rosso andrà collegata la nostra dashcam, che ci permette di utilizzarla ma senza usufruire della possibilità di poter avere il parking monitor, quindi la possibilità di osservare quello che accade quando la nostra autovettura è parcheggiata. Ma io ho utilizzato l'accessorio che permette di monitorare durante la notte, durante la fase in cui la macchina è parcheggiata, che si trova all'interno di questa confezione. Invece all'interno di questo scompartimento, un po' più in basso, troviamo quest'altra bustina e all'interno c'è il manuale di istruzioni, ma non solo, perché troviamo anche un ricambio per l'autoadesivo, quindi per poterlo attaccare e staccare anche più volte, e poi troviamo anche questi 2 pezzettini di plastica trasparente che servono per farla aderire sul nostro vetro, in modo appunto da facilitare la rimozione e l'applicazione della stessa. Troverete un cavo che contiene 3 fili. Il cavo di colore giallo va collegato al fusibile ACC.
Il cavo di colore rosso va collegato alla 12 volt che alimenta normalmente tutto quello che alimentiamo con la nostra macchina, e invece il cavo di colore nero potete metterlo a massa anche sul telaio. Io l'ho collegato su una vite che era avvitata sul telaio, quindi ho risolto in questo modo. Da questa parte abbiamo questo sistema che ci permette di attaccarlo al nostro parabrezza e quindi di regolarne anche l'inclinazione, l'obiettivo grandangolare ovviamente che riprende tutta la parte anteriore, e potete anche calibrare tramite il vostro smartphone la posizione esatta. Tra l'altro vi richiede poi di calibrare anche la dashcam in modo che durante la guida venga riportato sull'applicazione l'inclinazione esatta della macchina, sia per quanto riguarda le salite e le discese che lateralmente. Vi avvisa per esempio della presenza di ciclisti, Fare attenzione ai ciclisti. avvisa della presenza di pedoni, dell'automobile di fronte a voi. Quando l'automobile di fronte a voi si avvia, Rilevato movimento del veicolo che precede. e anche questo anellino luminoso che si accende in base a quello che rileva, per esempio la sorveglianza durante il parcheggio. Ed è un sistema particolare perché non scarica la batteria della macchina. Di preciso non so dirvi come faccia, se ha dei microcondensatori oppure se ha un misuratore di tensione che calcola quanto rimanga ancora di carica nella batteria dell'automobile. Fatto sta che utilizzandola ormai da diverso tempo non ho mai avuto alcun problema alla batteria della macchina, e sapete da diversi video che ho già realizzato che le batterie delle mie macchine non sono assolutamente in ottima condizione di salute, quindi nonostante tutto non mi ha dato alcun tipo di problema, e questo l'ho apprezzato tantissimo perché avevo un po' di timore insomma di rimanere con la batteria scarica. Ma adesso colleghiamo un cavo USB di tipo C e vediamo la dashcam da accesa. Allora, innanzitutto abbiamo diverse modalità di utilizzo per quanto riguarda la visione del display, perché io per esempio ho scelto di avere il display costantemente acceso con la visualizzazione di quello che sta riprendendo, ma è possibile avere anche un'animazione con un simpatico personaggio che compare e in base a quello che riprende cambia anche espressione e vi saluta quando spegnete. Adesso la sto alimentando con questo cavo USB di tipo C per la normale ricarica dei cellulari. E tra l'altro, parlando di cavi, ovviamente il cavo non verrà lasciato volante, quindi sul cruscotto della nostra macchina, ma abbiamo la possibilità, grazie ad un accessorio a forma di levetta, di nascondere il cavo facendolo passare sotto le guarnizioni dell'automobile. E di tutto ciò vi farò vedere ovviamente tutte le varie riprese. Allora, inserisco l'alimentazione, dopo qualche secondo si accenderà, inizierà a registrare e vedrete che comparirà pure un simpatico personaggio, ma voglio farvi vedere pure il menu. Quindi a questo punto simuliamo di aver girato la chiave del nostro quadro, la dashcam si accende e inizia vi compare ovviamente il logo, fa un check iniziale. Ok, questo è il personaggio che compare, e qua abbiamo la ripresa di quello che compare, anche se non è necessario avere un'ottima visualizzazione di questo display. Quello che conta è avere una buona visualizzazione quando poi salviamo i file. Infatti abbiamo un 1080p con funzione HDR, possiamo registrare a 30 oppure a 60 frame al secondo, e se registriamo a 60 frame al secondo perdiamo l'HDR, che secondo me in realtà la qualità, la bellezza del video in questo tipo di riprese non è necessario. Io le ho salvate in HDR perché voglio farvi vedere come si vedono bene, se vi piace questa funzione, ma ovviamente con i 60 frame al secondo avete più possibilità casomai di bloccare il frame in cui si vede una targa o qualche veicolo mentre sta passando, quindi avete più possibilità di fare un fermo immagine. Comunque anche 30 frame al secondo vanno benissimo, e 1080p come risoluzione per un prodotto di questo tipo sono eccezionali. Allora, premendo il tastino verso il basso oppure verso l'alto, entreremo all'interno del menu, e con questo invece daremo l'ok, quindi possiamo disattivare la registrazione dell'audio, possiamo mettere muto, quindi per non avere alcun tipo di suono. Questo serve per attivare o disattivare il mark, quindi la data eccetera. Questo è il setting, quindi possiamo cambiare, possiamo formattare eccetera eccetera. E con questo torniamo indietro. Ma guardiamo la funzione Wi-Fi. Perché questa dashcam è il Wi-Fi? Perché si attiva, avete sentito il click, il Wi-Fi dandoci la possibilità di connetterla al nostro smartphone. Adesso prendo il telefonino, vi faccio vedere rapidamente la comunicazione tra la dashcam e il telefonino e qualche altro piccolo dettaglio. E allora questa è l'applicazione che dovete scaricare, quindi 70My con l'orsetto disegnato. Clicchiamoci sopra, dovrebbe connettersi direttamente alla dashcam perché abbiamo attivato il Wi-Fi, quindi ok, quindi dovremmo riuscire a vedere sia quello che c'è all'interno della dashcam, ma dobbiamo soprattutto riuscire a scaricare i video.
Quindi come vedete abbiamo la possibilità di scattare una fotografia, perché adesso abbiamo quello che la nostra dashcam sta registrando. Allora vi faccio vedere quindi come si fa per esempio per scattare una fotografia. Basta cliccare qua, si scatta la foto e viene memorizzata. Tramite questo comando invece riusciamo a calibrare la nostra dashcam, quindi per dargli la possibilità di orientarsi correttamente e poi riportare tutti i dati in base all'inclinazione del nostro veicolo, e vi avvisa quando cliccate sulla galleria per scaricare i file che in questo caso smetterà di registrare. Quindi diamo ok, possiamo anche chiedergli di non ricordarcelo più. Quindi abbiamo adesso 193 video, 67 eventi, per fortuna nessun tamponamento, però quando becca una buca, comunque qualcosa che la scuota, non può riconoscere se si tratta di un tamponamento, quindi salva il file e in questo caso dovete cancellarli voi volontariamente, perché questi file, questi 193 file, man mano poi verranno sovrascritti. Abbiamo la possibilità di scegliere diversi formati di memoria, da 32 giga a salire, e i video possono avere una lunghezza regolabile in base alle nostre esigenze, da 1 minuto fino a quanto vogliamo noi. Inizialmente l'avevo impostato a 3 minuti, ora invece l'ho impostato ad 1 minuto, semplicemente perché il trasferimento dei video dalla dashcam al telefono non è velocissimo, quindi soprattutto se volete scaricare gli effetti ADAS. Ma ora lo vedremo. Quindi abbiamo il parking, abbiamo le fotografie, la foto che ho scattato poco fa, più qualche altra foto. Quindi vi faccio vedere per esempio questa fotografia. Guardate, anche qua abbiamo una buona risoluzione, certo non è una macchina fotografica. Abbiamo riportato la velocità, ero fermo, mi sono messo da parte per fare la foto, quindi 0 km/h, 13 gradi, le coordinate, quindi la possibilità di riconoscere il punto esatto, e la data 1 marzo 2023 alle 10 di mattina. Questa addirittura è una foto notturna fatta per errore, risale al 20 febbraio, quindi vi dico già la posseggo da un po' di tempo. Ma una delle cose che mi ha lasciato senza parole, oltre a quello che vi farò vedere fra poco, è questa timeline. Guardate, abbiamo la possibilità di avere una timeline che si suddivide sia in loop video, quindi la registrazione normale, in sorveglianza durante il parcheggio, le registrazioni di emergenza, quindi eventuali urti eccetera, timelapse e vlog, perché si possono fare anche altri tipi di video. Io mi sono concentrato più per adesso sulle cose necessarie, ma c'è today, quindi la registrazione di oggi, e tutte le varie registrazioni dal 20 febbraio fino ad ora, quindi suddivise. Potete decidere se guardare una o l'altro tipo di registrazione. Ma adesso guardiamo le impostazioni. Come vedete qua abbiamo questo menu, possiamo dare delle impostazioni sul dispositivo. Quando c'è stato l'aggiornamento, quindi firmware 1.1.32, io ero convinto che essendoci la lingua in italiano sarebbe cambiato anche la lingua nell'applicazione, invece questa per ora è ancora in inglese. Invece la dashcam parla in italiano, quindi andiamo su device setting e troviamo diverse opzioni. Come vi ho fatto vedere poco fa, il tipo di risoluzione, in questo caso alta risoluzione, il formato, quindi con 30 frame per secondo, la durata del video, 1 minuto, 2 minuti oppure 3 minuti, l'HDR che io ho attivato, e poi come vi dicevo poco fa la possibilità di mettere il watermark della velocità, dell'altitudine, longitudine eccetera. Poi abbiamo altri tipi di impostazioni, tra cui il sensore di collisione, il sensore che rileva il movimento, e in questo caso se voi volete impostare la sensibilità più alta, quindi il riconoscimento anche durante la notte, è necessario utilizzare l'accessorio di cui vi ho parlato poco fa, quindi quello che si collega ai fusibili. E qua come vedete c'è Surveillance Light Effect, non so se il mio inglese vi piace oppure no, a me non piace. Comunque riguarda questo anello, come vedete adesso sta lampeggiando di azzurro perché siamo all'interno del menu, però se voi volete scoprire chi è che vi danneggia la macchina, allora potete disattivare questo anello, ma nel caso in cui rilevi comunque dei movimenti eccetera va cambiando colore tra giallo, rosso eccetera. Anche il timelapse non l'ho attivato, e qua abbiamo anche la funzione ADAS che io ho attivato e che è la funzione particolare di cui vi ho parlato poco fa, che adesso però vi farò vedere nuovamente. E nel caso in cui non state utilizzando il cavo specifico per avere la sorveglianza durante il parcheggio eccetera, ovviamente una volta staccato si spegnerà. Ha una piccola batteria al suo interno che gli permette di fare il check finale, insomma spegnersi nel modo corretto, e vi appare anche l'animazione che vi saluta eccetera. Ma potete anche decidere per quanto tempo deve rimanere accesa la dashcam prima di spegnersi dopo aver spento il quadro, perché può succedere a volte che in caso di tamponamento si scenda dal veicolo togliendo le chiavi. In quel caso non riusciremmo a filmare, a dimostrare tutto quello che accade anche dopo il tamponamento. Impostando lo spegnimento automatico dopo un tot di minuti continueremo a registrare. E a proposito di tot di minuti e di registrazione, nel caso in cui venga urtata durante il parcheggio ma col cavo specifico, inizia a registrare non da quando riceve l'urto ma da qualche secondo prima.
come si fa con l'iPhone quando c'è la foto in modalità live, quindi vedreste eventualmente il veicolo o il vandalo. Ecco, in questo caso questo simbolo indica che la dashcam ha rilevato un eventuale urto, un cambiamento della forza G, perché lo sto scuotendo. Adesso stacco questo cavo, ok, tra poco si spegnerà. Continua ancora a rilevare comunque il sensore G che ci sono dei movimenti. Fra poco si spegnerà e comparirà l'animazione, come vedete il cavo è staccato, ok, e vi saluta. Prima però voglio mettere un altro filmato, perché in questo caso parlo direttamente dalla dashcam, avendo la possibilità di registrare l'audio. Sentirete l'audio in cui vi spiego come si comporta nel caso in cui andate fuori dalla corsia. Come vedete qua abbiamo il riconoscimento intelligente della corsia. Io vado fuori dalla corsia appositamente e la dashcam mi avvisa con un messaggio vocale che fuoriesce dall'altoparlante. Faccio più di un tentativo e vedrete effettivamente come funziona bene. In questo caso vedete il parabrezza perfettamente pulito, ma perdonatemi, nelle riprese successive come vedete pure c'è anche della pioggia e ho messo queste riprese appositamente per farvi vedere che anche in condizioni particolari, quindi al buio, pioggia eccetera, funziona perfettamente. Comunque come vedete qua abbiamo la data riportata, abbiamo l'inclinazione del nostro veicolo verso sinistra di 2 gradi, abbiamo anche l'inclinazione, quindi la salita e la discesa, l'altitudine dal livello del mare, la distanza dal veicolo che ci precede, la forza G eventualmente per in caso di frenata eccetera, la velocità 78 km/h. Qua in basso abbiamo il logo, la data 6 marzo 2023 alle 8 di mattina e qua abbiamo i gradi e longitudine ed altitudine, quindi durante la marcia noi avremo tutti questi dati che si vanno aggiornando e nel caso in cui ci avviciniamo troppo ci avvisa che c'è un veicolo di fronte a noi. Guardate la qualità di questo cartellone stradale che nonostante la miniatura si riesce a leggere benissimo, quindi Gela, Siracusa, Trapani eccetera, fantastiche. Guardate anche la definizione, i colori, i contrasti, ragazzi è un prodotto che mi ha sbalordito. Ora guardiamo i video mettendoli in sovraimpressione. Attenzione, auto anteriore. E allora ragazzi, con la scusa vi faccio sentire l'audio, quindi potete sentire come registra la mia voce e quindi anche eventuali conversazioni all'interno dell'abitacolo. Considerate con i finestrini chiusi, ma quello che mi interessa di più è farvi vedere come questa telecamera, grazie alla sua intelligenza artificiale, riesce a riconoscere quando noi stiamo abbandonando una corsia. Quindi accade anche quando passiamo da una corsia a un'altra, perché non riesce a distinguere ovviamente le nostre intenzioni. Ma se io mi avvicino adesso sulla destra, guardate, Abbandono della corsia. mi avvisa del fatto che io ho superato la linea bianca e questo è utile nel caso in cui per un motivo qualunque ci si distragga, quindi ci avvisa di rimetterci di nuovo nella nostra corsia ed evitare eventuali pericoli. Vi faccio rivedere ancora prima. Abbandono della corsia. Adesso io ho superato la corsia, ma mi ha avvisato un secondo prima, quindi funziona e funziona tutte le volte che io faccio questa prova. Guardate, proviamo l'ultima volta. Abbandono della corsia. Ok, adesso stacco perché sennò i veicoli dietro di me pensano che io sia ubriaco. Shoot left. E adesso vediamo una carrellata di riprese. Queste sono delle riprese che ho voluto inserire in questo filmato perché, come vedete, in questo caso specifico il vetro era bagnato, stava piovendo, era di sera, quindi scarsa visibilità e nonostante tutto si riesce a vedere tutto bene, perché il suo sensore, anche in condizioni di scarsa luminosità, come vedete riesce a indicare la presenza di pedoni, riesce pure a indicare la distanza dai veicoli e dove c'è la linea di mezzeria mi indica pure la carreggiata, in questo caso il ciclista, come abbiamo visto anche nelle altre riprese del video. Ma ovviamente di giorno, quando la visibilità è migliore, i colori sono brillanti, le immagini sono molto nitide e in questo caso pure, come vedete, riesce a indicarmi praticamente tutto. E ho voluto mettere queste immagini proprio per far vedere le diverse condizioni, luminosità, scarsa luminosità eccetera. Ma guardate, per esempio, in mezzo al traffico, quando troviamo diversi pedoni o troviamo comunque diverse autovetture, non va mai in difficoltà, riesce a indicare sia la presenza di più di un pedone o la distanza di diverse macchine eccetera, come in questa situazione. Guardate quanti pedoni, riesce a individuarli tutti e addirittura un motorino parcheggiato mi avvisa della presenza dello stesso.
E quindi ragazzi io ancora non riesco a crederci, cioè, ho visto cose straordinarie, ho visto delle funzioni che non avevo mai visto, mi sembra che questo prodotto funzioni davvero benissimo, davvero un prodotto fatto bene, che mi ha stupito, sorpreso piacevolmente. Tra l'altro si può anche utilizzare sottosopra, dato che abbiamo la possibilità di regolare l'inclinazione, abbiamo la possibilità di utilizzare le pellicole elettrostatiche che vi ho fatto vedere, oppure di metterla nel cruscotto, insomma in base a come vogliamo si può adattare senza nessun problema e si orienta automaticamente, a patto però che venga accesa già in questa posizione, perché se voi la accendete in questa posizione e poi la capovolgete e la mettete sul vetro, ovviamente in quel caso per lei si è capovolto il veicolo, quindi non si orienta di nuovo. Cosa dire ragazzi, io spero che questa dashcam vi sia piaciuta, non può non piacere, è davvero bella e fatta bene, uno di quei prodotti che guardo e sorrido perché mi piace davvero. Vi lascerò il link per vedere il prodotto, vi lascerò pure un codice di sconto, visto che comunque il prezzo non è indifferente. Costa circa 150 euro, devo capire ancora bene quali sono i prezzi esatti e eventuali promozioni eccetera. Comunque vi lascerò il link e voi guardate, se vi piace acquistatela, commentate, fatevi sapere che cosa ve ne sembra, ma iscrivetevi anche al canale, mettete mi piace al video e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!